amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 19 gennaio al 1 febbraio, dove troveremo la luna piena in Leone. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo cosa vogliono dirvi gli oracoli. Ma partiamo prima dall'analisi delle energie a livello astrologico. Cosa ci porterà questa luna piena in Leone? A favore una bella carica di ottimismo, di fiducia, di creatività, di buone idee, desideri che si realizzano, problemi che si risolvono, comunque abbiamo la possibilità di metterli un po' in secondo piano per favorire e promuovere progetti, sfruttare il proprio fascino, le proprie capacità, un buon momento per un nuovo lavoro o nuove relazioni, amicizia, nuove conoscenze, eccetera, anche per viaggi e divertimento. Di contro dobbiamo fare attenzione all'eccessiva ambizione, anche a sforzi eccessivi, quindi potrebbe esserci un calo di energia, di forza a livello psicofisico, emozioni molto forti, situazioni di conflitto, forse qualche delusione per egoismo, bisogno di attenzione mancato, insomma varie cose che possono portare anche difficoltà di comunicazione e quindi tensioni e litigi. Di usare le proprie energie con delicatezza e parsimonia in questo periodo. Adesso vediamo il nostro punto di partenza, quindi come vi trovate voi intorno al 19 gennaio. Capire il punto di partenza ci aiuterà anche a comprendere meglio come procedere. Come prima carta troviamo il leone rampante. Perfetta anche in questo periodo, però ci fa capire che forse questo è il momento giusto per essere audaci, coraggiosi e per realizzare appunto un desiderio. Si può anche ottenere un ottimo risultato che va oltre le nostre stesse aspettative. E dall'altro lato dobbiamo fare attenzione perché abbiamo visto che alcune sia stesse energie che emozioni possono essere molto forti, quindi cercare di tenere in equilibrio le varie sia la nostra modalità, il modo di affrontare le cose, le nostre stesse emozioni, eccetera. Magari se c'è un conflitto, se c'è qualcosa che non va in corso, cercare di valutare e di alternare o vedere se difendersi o battersi. Qui bisogna sempre prestare attenzione perché non sempre battersi è la soluzione giusta, perché proprio per questo potremmo sprecare tempo e energie con con qualcuno o qualcosa che in realtà non ne vale la pena. E adesso procediamo con l'altra carta, quindi l'altro oracolo, Stella della Fortuna, molto bella perché effettivamente già potete capire dal titolo stesso cosa può portare. Prima di tutto colpo di fortuna, una svolta positiva, alcuni eventi belli, gioiosi. Poi parla anche di momento propizio adatto per esprimere desideri e sogni e quindi poi seguire la luce del proprio cuore che vi farà da guida. Essere consapevoli di attirare fortuna assolutamente sì, magari tramite degli amuleti, o seguire magari altre indicazioni, dei segnali, il vostro intuito. Quindi abbiamo capito che c'è questo bel momento favorevole per voi. Poi troviamo l'altro messaggio, metamorfosi. Forse alcune cose che si possono muovere anche in una certa direzione di cambiamento e trasformazione? Direi di sì, soprattutto se ci sono alcune situazioni che sono bloccate, oppure se voi vi sentite in trappola.
può essere appunto passeggero perché si ha la possibilità di trasformare, di avere un cambiamento, addirittura a livello profondo. Sappiamo benissimo che a volte, se noi tentiamo un piccolo cambiamento, magari invece stiamo ignorando che abbiamo bisogno di un cambiamento molto, molto più profondo e soprattutto magari quando viviamo un periodo di avversità o di difficoltà o ci sentiamo particolarmente stanchi, deboli a livello psicofisico, non arriva per caso, probabilmente dobbiamo attenzionare qualcosa. Ci stiamo trascurando nel nostro fisico, il nostro corpo ci sta dicendo qualcosa, ci sta mandando dei segnali o anche un qualcosa che riguarda un evento, quello che stiamo vivendo di insoddisfazione. E allora è vero, possiamo diventare più saggi e più forti, però ovviamente dobbiamo cercare di seguire quella luce che ci farà uscire dal buio, dall'incertezza. Proseguiamo adesso con l'oracolo dello sciamano. Allora, le indicazioni possono riferirsi anche a più situazioni, più ambiti che state vivendo, magari in alcune circostanze un po' di più a livello relazionale, sentimentale, per altri a livello lavorativo o anche riguardo se stessi. Abbiamo visto proprio di attivare la vostra capacità di attrazione dell'energia e dei desideri, però c'è bisogno effettivamente di andare a trasformare qualcosa e voi magari lo capirete. Dove c'è dolore, dove c'è disagio, vuol dire che lì dobbiamo soffermarci e cercare di comprendere. Troviamo l'acqua, di comprendere non solo, ma l'acqua ci fa capire che abbiamo bisogno di nutrire, di dare acqua nel senso sostegno, di utilizzare la nostra sensibilità, di purificare, di rigenerare le nostre energie, soprattutto di esplorare le nostre emozioni, quelle che sono ferite ed eventualmente iniziare, la guarigione, di tornare all'essenza, di trovare la motivazione nelle vostre scelte, una pausa, prendersi, ecco, la pausa di riflessione è giusta e ottima perché è proprio quella che andrà a favorire, la crescita o anche proprio la rinascita stessa. Forse può essere un aiuto, una nuova abitudine, oppure riflettere su cosa si sta chiudendo e cosa si sta preparando a nascere, o anche connettersi, con la terra stessa, diciamo perché no? Magari a volte può essere anche un semplice bagno purificatore, una pratica, del genere, quindi fare qualcosa per purificarsi e rigenerarsi. L'altro messaggio arriva dalla carta magia. Noi siamo magia effettivamente e questa carta non solo ci fa capire che probabilmente intorno a noi, ci sono dei segni, dei messaggi sottili, presenza di piccoli segnali che devono essere colti e se noi non ci mettiamo in osservazione, se non abbiamo uno sguardo, puro e cioè un po' pulito da alcune cose, potrebbe essere difficile osservarle. C'è anche un evento significativo che può accadere, che può essere determinante, può esserci una "coincidenza" tra virgolette, poi nulla arriva per caso, probabilmente lì c'è un qualcosa che è un segnale, un messaggio, per voi. Poi direi anche a livello tangibile e concreto di fare attenzione alle comunicazioni, a quello che vi verrà detto, magari anche quello che voi comunicate. La danza degli spiriti, ha a che fare con l'esperienza e con la pratica e quindi la danza è un'azione e ci indica l'azione che trasforma le nostre intenzioni, le nostre idee in realtà. Quindi abbiamo bisogno di mettere in moto questa danza, utilizzare la nostra capacità, la nostra bravura, la dedizione, soprattutto la disciplina per incanalare nelle nostre energie, anche l'intuizione, la gratitudine, riconoscere il valore nella fatica, donarsi senza aspettative, quindi l'importante è dare
e fare soprattutto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!